Ben ritrovati. Oggi ci occupiamo di un metodo molto generale, in particolare particolarmente versato, per così dire, per le nostre strutture planari integrate, quindi per l'applicazione ai circuiti integrati a microonde. Ma che cosa rende questo metodo, poi lo vedremo nei dettagli, in qualche modo così adatto a queste strutture? Il fatto che in effetti queste strutture stampate presentano un'alternanza di interfacce dielettriche e di metallizzazioni. Poi lo vedremo meglio: dove c'è la metallizzazione non c'è l'interfaccia diretta, dove c'è l'interfaccia non c'è la metallizzazione. E altro punto in qualche modo qualificante è il fatto che possiamo sempre trascurare lo spessore, o si suppone sempre di poter trascurare lo spessore della metallizzazione stessa. In questa dunque categoria così ampia ricadono tutti i principali circuiti integrati con le principali tecnologie, quindi la microstriscia in primis, la guida d'onda coplanare, la slot line e in generale tutte queste strutture anche multipiano stratificate. Allora, riprendiamo un po' gli inizi del nostro corso, quando avevamo fatto vedere che un generico campo elettromagnetico che viaggiava in una certa direzione longitudinale z, con l'eccezione in realtà del caso dei campi trasverso elettromagnetici TM che andavano trattati a parte, ma abbiamo detto che in queste strutture con più dielettrici normalmente i modi TEM non possono essere supportati. In tutti gli altri casi, dicevo, il più generale campo elettromagnetico viaggiante in queste strutture poteva essere rappresentato come una sovrapposizione di un campo di tipo TE rispetto alla direzione Z e di un campo di tipo TM rispetto a Z. A questo punto le componenti longitudinali del campo elettrico e del campo magnetico e con Z e HZ potevano giocare il ruolo di due potenziali scalari, di due funzioni potenziale scalare, e che tra l'altro poi erano funzione in realtà delle due variabili trasversali x ed y, perché la dipendenza da z era in qualche modo prescritta, uguale per tutti, del tipo elevato a meno j, un certo kz per z. Allora, però qual è che adesso, qual è la coordinata che adesso in qualche modo fa problema rispetto alle nostre strutture bidimensionali? La coordinata x, almeno nelle nostre notazioni, perché nelle nostre strutture planari bidimensionali la struttura era sempre indefinita rispetto alla coordinata x, e questo permetteva dal sistema delle equazioni di Maxwell di trattare separatamente il caso T e il caso Tm come due sistemi separati, e quindi c'erano tutte queste decisive semplificazioni. Qui la cosa non è più possibile, perché lungo x le strutture, l'abbiamo visto con la microstriscia e la slot line che abbiamo già incontrato, variano. Ma allora come si faceva anche per esempio nel dominio del tempo, quando si voleva eliminare una variabile che ci dava fastidio? Si trasformava utilizzando il potente strumento matematico della trasformata di Fourier, e quindi in qualche modo si trasformava un'equazione differenziale in un'equazione algebrica, dalla variabile tempo alla variabile per esempio frequenza o pulsazione. Ricordo che il numero d'onda è in qualche modo una, diciamo, una controparte spaziale di quella che è la pulsazione nel dominio del tempo. E allora per questo il nostro metodo si chiama il metodo del dominio spettrale, o si potrebbe dire la trasformata di Fourier, perché si prende la trasformata delle due funzioni potenziale che avevamo poi chiamato nella loro parte, diciamo, dipendente dalle variabili trasverse φ, e naturalmente c'era una φ per il caso T e una φ per il caso Tm. Comunque entrambe queste φ possono essere trasformate, quindi la generica φ rispetto ad x, e questa è l'espressione della trasformata. Per semplicità di notazione continuerò a chiamare la trasformata con la stessa lettera, tanto si capisce dal fatto che l'argomento è diverso. Quindi φ di kx e di y uguale all'integrale fra meno infinito e più infinito di φ di x e di y per elevata a j kx x in dx, con la convenzione che usiamo, che in qualche modo è opposta rispetto a quella che si usa nel dominio del tempo, c'è il segno più nella trasformata e il segno meno nell'antitrasformata, perché i nostri esponenziali col segno meno sono legati direttamente
alle onde piane e ai loro spettri, sempre nella nostra notazione ovviamente. Quindi l'antitrasformata φ di x e di y è uguale 1 su 2π greco, ci vuole questo fattore perché stiamo trasformando rispetto al numero d'onda, quindi alla pulsazione spaziale, è come se fosse rispetto a omega, di φ di kx e di y per elevata a meno j kxx in dkx. E allora la derivata rispetto a x al solito si trasforma nella moltiplicazione per meno j kx. Attenzione poi al fatto che la variabile trasformata secondo Fourier è sempre per definizione una variabile reale. Ricordatevi le osservazioni che abbiamo fatto nel corso di base sullo spettro di onde piane, quindi kx deve essere reale. Questo costituisce un'ulteriore limitazione al metodo, perché allora il metodo non è applicabile, almeno non è applicabile direttamente, così sic et simpliciter, al caso della presenza di perdite, di un qualunque meccanismo di perdita, nei materiali oppure perdite per radiazione, quindi nei dielettrici, nei conduttori o per radiazione. Il dielettrico non è perfetto, il conduttore non è perfetto, oppure ci sono meccanismi di perdita per radiazione. In tutti questi casi i numeri d'onda risulterebbero complessi e il metodo non va bene così com'è. Ci vuole un'integrazione sul piano complesso, oppure ci si affida alla trasformata secondo Laplace. Comunque noi qui considereremo sempre l'assenza di perdite. Le nostre funzioni φ dovevano soddisfare un'equazione di Helmholtz bidimensionale, ricorderete, che a questo punto, col fatto che la derivata seconda rispetto a x si trasforma nel fattore meno kx quadro, diventa un'equazione differenziale ordinaria. Inoltre in questa equazione c'era il kt quadro, che era stato definito a partire dal kz, quel kz che compariva nell'esponenziale della dipendenza generale da z, quindi il kt quadro era definito come k quadro meno kz quadro, ma a questo punto, visto che appare questo kx, possiamo anche definire kt quadro meno kx quadro come ky quadro, e a questo punto la nostra φ di kx e di y soddisfa questa equazione di Helmholtz monodimensionale. La derivata seconda rispetto a y più il ky quadro di φ di kx e y deve essere uguale a 0. Questa è dunque l'equazione dei moti armonici, e quindi l'integrale generale, come sappiamo, può essere espresso in due modi, sia in forma, per così dire, di onde progressive, la prima espressione, che in forma di onde stazionarie, la seconda, del tutto analoghe a quelle che abbiamo visto nelle nostre strutture bidimensionali, ma c'è una differenza importante. Quelle che prima erano delle costanti, in questo caso A, D, B e C, stavolta, siccome c'è l'altra dipendenza, quella da kx, risultano in effetti delle funzioni della variabile kx. Questo sarà importante poi nel seguito. Adesso prendiamo il primo caso della microstriscia, in cui dunque abbiamo sostanzialmente due regioni, una regione d'aria e una regione di dielettrico, poi l'interfaccia, che in parte è metallizzata, in parte c'è direttamente i due dielettrici confinano, e poi il piano di massa sul fondo. Allora, come si fa ad applicare il metodo alla microstriscia? Quindi abbiamo in questo caso soltanto due regioni, invece vedremo più avanti che nel caso della slot line la situazione è più complicata, abbiamo tre regioni. Allora, in questo caso, appunto, scriviamo nella regione 1, cioè nell'area, questa espressione per la generica φ, che può essere sia per il caso Tm che per il caso Te, come una certa costante A, manteniamo solo la A, che è quella legata all'esponenziale immaginario con il meno, quindi quello che viaggia nel verso positivo delle y, e poi invece per la φ2, quindi nel dielettrico, l'espressione con le onde stazionarie, ripeto, del tutto analoghe a quelle che avevamo scritto per lo slab sul piano di massa. L'unica differenza è che qui c'è una dipendenza anche da kx che non è riportata, le costanti sono in realtà delle funzioni di kx. E anche sono diverse le relazioni fra i numeri d'onda, perché per esempio ky0 stavolta è uguale a k0 alla radice quadrata di k0 quadro meno kx quadro, stavolta appare, meno kz quadro, dove il kx e il kz, essendo entrambi numeri d'onda tangenziali, saranno poi gli stessi anche nel dielettrico. Quindi qui avremo ky epsilon uguale alla radice quadrata di
k0 quadro epsilon r meno kx quadro meno kz quadro. Per y uguale a 0, cioè sul piano di massa, dobbiamo imporre che le componenti tangenziali di campo elettrico, che in questo caso sono per la nostra geometria e con x ed e con z, in particolare dalla parte del dielettrico, quindi e con x con epsilon ed e con z con epsilon, devono essere uguali a 0 per appunto y uguale a 0 e per ogni x e per ogni z. Ma la componente longitudinale e con z era quella che faceva da potenziale, ricordate, e quindi era direttamente legata, era proporzionale alla funzione φ2 perché siamo nel dielettrico e Tm perché nel caso Tm non c'è Hz ma invece c'è con z. Quindi c'è un'espressione di questo tipo dove semplicemente abbiamo posto y uguale a 0 e poi abbiamo scritto la dipendenza comune da z elevato a meno j kzz. Allora, questo implica naturalmente che delle due funzioni, in questo caso non più costanti, b e c, siccome il seno si annulla, nell'origine invece il coseno no, debba essere btm di kx identicamente nulla e dunque la e con zy contiene al suo interno soltanto la ctm di kx con la funzione seno di ky epsilon y. Per quanto riguarda l'altra componente tangenziale, la E con X, sempre dalla parte del dielettrico, E con X con Epsilon, dobbiamo tornare alle equazioni che avevamo visto nelle prime lezioni, cioè alla dipendenza di E con X con Epsilon da alcune derivate delle due componenti longitudinali, due potenziali, E con Z Epsilon, in questo caso e HZ Epsilon, dove appunto Hz epsilon in questo caso riporta la funzione, è proporzionale alla funzione potenziale φ2 perché siamo sempre nel mezzo 2 nel dielettrico, ma a Te perché nel caso Te e con z non c'è ma invece Hz c'è. Però questa derivata rispetto a x nel dominio trasformato diventa semplicemente meno j kx. E andando poi a fare la derivata di Hz, questo significa che la derivata del coseno diventa il seno e quindi si annulla, invece la derivata del seno diventa il coseno e non si annulla, allora la corrispondente funzione, cioè CTE, in questo caso risulta essere identicamente nulla. CTE di Kx è uguale a 0 e dunque la Hz contiene soltanto la BTE che era la funzione coefficiente del fattore seno e poi sempre la solita dipendenza da z. E queste erano le condizioni al contorno sul conduttore perfetto. Poi c'è l'altra interfaccia. L'altra interfaccia è un po' più complicata perché appunto c'è un'interfaccia dielettrica diretta dove lì si tratta di applicare le condizioni di continuità delle componenti tangenziali e del campo elettrico e del campo magnetico. Qui per ora consideriamo soltanto il campo elettrico. Allora le componenti tangenziali sono sempre con z ed e con x che devono essere continue al di fuori della striscia, quindi per x in modulo maggiore di v mezzi. Ricordate la figura, v era la larghezza della striscia e qui ci siamo messi al centro, quindi la striscia c'è fra meno v mezzi e v mezzi. Al di fuori della striscia c'è la continuità. E poi invece sulla striscia queste due componenti tangenziali di campo elettrico si devono annullare, ma naturalmente si devono annullare sia da sopra, dalla parte dell'aria, che da sotto, dalla parte del dielettrico. Allora, un modo equivalente di affermare questa stessa cosa è dire che le componenti e con z ed e con x devono essere continue per ogni x, perché anche continue a 0 dove c'è la striscia, ma sempre continue. E poi invece da una delle due parti noi imponiamo quello che dobbiamo imporre. Allora quindi dobbiamo imporre che e con z0 di kx di t, perché l'interfaccia è per y uguale a t e di z, è uguale e con z epsilon degli stessi argomenti, e la stessa cosa l'uguaglianza fra e con x con 0, la continuità, ed e con x con epsilon, dove in realtà e con z0 è proporzionale alla funzione φ1 perché siamo nell'aria e Tm perché il caso in cui è Hz uguale a 0 ma è con z invece c'è, e con x con 0 le relazioni di prima dove abbiamo sostituito la derivata rispetto a x con la moltiplicazione per meno j kx, hz0 è stavolta invece proporzionale a φ1 Te
e poi è con x con epsilon lo stesso la dipendenza dalle componenti longitudinali. Allora, a questo punto, sfruttando le condizioni di continuità, noi possiamo esprimere, quindi adesso cominciamo un po' a eliminare le incognite, queste funzioni incognite, esprimere le funzioni ATM di Kx e ATE di Kx, che erano tipiche dei campi nella regione 1, cioè in area, in termini di BTE di Kx e CTM di Kx, che erano invece alcune delle funzioni che caratterizzavano il campo nella seconda regione, cioè nel dielettrico. Inoltre poi, imponendo adesso, quindi abbiamo detto la continuità su tutto l'asse x e invece l'annullamento da una parte sola, però questo annullamento lo esprimiamo in un modo un po' più generale, cioè scriviamo che la e con z epsilon di x e di t è una certa funzione f di x e la e con x con epsilon di x e di t è una certa funzione g di x dove f di x e g di x si annullano sulla striscia, cioè per x in modulo minore di v doppio mezzi. Siccome poi in realtà stiamo lavorando nel dominio trasformato, di fatto noi otteniamo due equazioni in cui appaiono le funzioni BT e CTM che abbiamo detto prima, ma appaiono anche le trasformate di queste nuove funzioni, nuove incognite. Allora mi sto un po' contraddicendo. Prima ho detto che eliminiamo qualcosa, sì, eliminiamo qualcosa, però appare poi qualcos'altro. Infatti il finale sarà ancora un po' aperto, poi ci sarà un'ulteriore lezione in cui l'arcano verrà spiegato, dipanato. Quindi introduciamo anche le funzioni trasformate della f di x e g di x e le chiamiamo f grande di kx, la trasformata della f di x, e g grande di kx, la trasformata di g di x. Che cosa invece possiamo dire per la continuità del campo magnetico? In realtà il campo magnetico tangenziale presenta, come sappiamo, in presenza di conduttori perfetti, una discontinuità, e questa discontinuità è legata alla presenza di correnti elettriche superficiali. E quindi c'è la famosa formula che dà la densità di corrente superficiale J con S in termini del campo magnetico tangenziale, scritto poi come n vettor H, quindi in realtà JS uguale n vettor H1 meno H2, con riferimento alla regione 1 e alla regione 2. Allora, esprimendo poi questi campi tangenziali rispetto alle loro componenti, che sono appunto le componenti rispetto a x rispetto a z, perché y è normale, eseguendo il prodotto vettoriale per il versore della normale, che invece è proprio il versore di y0, otteniamo queste espressioni per j con x e j con z di x, che sono le correnti, le densità di corrente elettrica superficiale. Quindi in questo caso naturalmente esse dipendono soltanto da x, visto che non c'è la dipendenza da y, loro giacciono sul piano della striscia, soltanto in quel piano. E quindi introduciamo delle ulteriori funzioni, s di x e v doppio di x, che invece al contrario di quelle precedenti f di x e g di x, e questo poi servirà per dipanare il mistero, queste sono identicamente nulle al di fuori della striscia, perché al di fuori della striscia naturalmente le correnti superficiali non ci sono, quindi per x in modulo maggiore di v doppio mezzi. Nel dominio trasformato allora abbiamo altre due equazioni in cui in cui ci sono le funzioni ATM e ATE che possiamo esprimere in termini delle solite BTE e CTM, poi appunto ancora ci sono appunto le BTE e le CTM, e poi le trasformate di queste nuove funzioni. S di Kx maiuscolo, la trasformata di S di x, e V doppio di Kx, la trasformata di V doppio di x. Quindi, e qui il risultato campale che abbiamo ottenuto, in totale ci sono 4 equazioni lineari in cui ci sono queste funzioni, e di queste 4, 2 le possiamo usare per esprimere BTE e CTM in funzione delle altre, quindi restano altre 2 equazioni in cui compaiono 4 funzioni incognite, la f grande, la g grande, la s grande e la v doppio grande. Quindi di fatto c'è un sistema di equazioni di questo tipo. Salto un attimo, eccolo. S grande di Kx lo esprimo in termini di un certo coefficiente gamma 1 per la f grande di Kx più un certo coefficiente gamma 2 per la g grande di Kx, e la v doppio di Kx la esprimo
come un certo coefficiente, che per esempio una funzione gamma 3 per la f di kx più un altro coefficiente gamma 4 per la g di kx. In realtà di questi coefficienti noi conosciamo le espressioni esplicite, soltanto che bisognerebbe farsi esplicitamente tutti i conti, però diciamo li diamo per noti, li diamo per buoni. Ma perché qui abbiamo non solo la dipendenza da kx, ma anche la dipendenza da kz? Perché in realtà c'erano le relazioni di separabilità, e quindi di fatto i ky poi con quelle radici quadrate che abbiamo visto prima in realtà dipendono sia da kx che da kz. Quindi in effetti il kz, che poi sarà la nostra incognita finale, come già sappiamo, kz su k0 per esempio, comincia ad apparire nei nostri calcoli. Però finora ancora è tutto da dipanare, abbiamo tutte queste incognite, due equazioni con 4 incognite, ma poi ci verrà in soccorso appunto la caratteristica fondamentale di queste strutture, il fatto che c'è l'alternanza, come dicevo all'inizio, fra parti metalliche stampate e interfacce dielettriche. Ma voglio adesso invece più brevemente illustrare la stessa procedura nel caso della slot line. Qui è un po' più complicata, somiglia al caso bidimensionale dello slab simmetrico, perché abbiamo due regioni d'aria sopra e sotto, quindi la regione 1 e la regione 3, poi la regione dielettrica, la regione 2, e poi c'è questa interfaccia mista metallo-dielettrico con la fessura. Di nuovo abbiamo le stesse relazioni di separabilità, però stavolta dobbiamo dare tre espressioni delle funzioni φ, cioè la φ con 1 nel caso T o nel caso Tm, che è nella regione d'aria superiore, la φ con 2 nel caso T e nel caso Tm, che è nella regione dielettrica centrale, e la φ con 3 nel caso T e nel caso Tm, che è nella regione d'aria inferiore. Le espressioni sono simili a quelle che abbiamo visto per lo slab simmetrico, con la differenza che nuovamente queste costanti di fatto sono delle funzioni di kx. Quindi sono di più queste funzioni, ma sono di più anche le condizioni, perché abbiamo la condizione di continuità per le componenti tangenziali del campo elettrico e del campo magnetico all'interfaccia inferiore, poi invece abbiamo in parte l'annullamento e in parte la continuità dove c'è la fessura, ma anche qui ricorriamo allo stesso trucco di prima, cioè imponiamo per il campo elettrico tangenziale la continuità ovunque, e poi invece introduciamo delle opportune funzioni che stavolta si annullano al di fuori della fessura e invece non si annullano nella fessura. Per il campo magnetico tangenziale invece introdurremo, che è discontinuo in corrispondenza della metallizzazione, introdurremo delle altre due funzioni che saranno invece diverse da 0 alla metallizzazione e uguali a 0 alla fessura, cioè le correnti superficiali, ma comunque anche in questa maniera si giunge poi alla fine, avendo più equazioni, possiamo eliminare più incognite, si giunge lo stesso a una relazione di questo tipo, che affronteremo nella seconda parte, in cui introdurremo anche un ulteriore metodo molto generale che si usa non solo per la propagazione guidata, ma anche nella propagazione libera, nei problemi di antenne, per esempio, il cosiddetto metodo dei momenti. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.